Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi ho deciso di fare qualcosa di un pochino diverso, visto che purtroppo siamo in quarantena, visto che non possiamo uscire di casa, quindi mi raccomando rimanete in casa. Ho pensato, perché no, di fare questo piccolo video in cui introduco una nuova rubrica che vorrei pubblicare ogni tanto qua e là, cioè 5 cose. E come dice già dal titolo, è una piccola rubrica in cui in ogni singolo video andrò ad elencarvi e a consigliarvi 5 cose entro una specifica categoria. In questo caso parliamo di giochi per cellulare. Come sicuramente potrete già intuire, ma lo specifico semplicemente per, tra virgolette, onestà, che non sono stata pagata e non sono in nessun modo collegata a nessuna di queste applicazioni. In modo molto genuino voglio consigliarvi, un po' come se foste miei amici che mi chiedete ma tu a che giochi sul telefono, voglio consigliarvi alcuni dei giochi che io personalmente gioco, se non giornalmente, quasi. Quindi partirei parlandovi di quello più conosciuto in assoluto. Si tratta di Animal Crossing Pocket Camp. Se come la sottoscritta non vi potete permettere il nuovo Animal Crossing, secondo me Pocket Camp è un'ottima soluzione per riempire quei momenti durante la giornata abbastanza noiosi. È molto carino, per chi non lo dovesse conoscere, semplicemente è un giochino che ti permette di avere il tuo campeggio, la tua baita anche, incontri dei personaggi che ti danno delle mini quest tipo portami 3 arance, cattura una libellula per me, eccetera eccetera. Facendo le quest si aumenta l'amicizia con i personaggi e vi danno dei materiali con i quali potete costruire vari oggetti e in generale potete andare in giro. Ci sono diverse parti di quest'isola, si può pescare, che è molto divertente, si possono catturare gli insetti, si possono sradicare gli alberi praticamente per prendere la frutta, quindi è molto carino, è molto simpatico. Non è uno di quei giochi a cui devi stare appiccicato tutto il giorno, ma quelle 2-3 volte al giorno magari ti puoi fare quella mini sessione da anche un quarto d'ora volendo, perché c'è sempre qualcosina da fare, quindi ve lo consiglio assolutamente. L'unica cosa negativa è che è abbastanza pesante come gioco, richiede un sacco di spazio. Poi il secondo gioco che vi voglio consigliare è uscito, se non mi sbaglio, ieri sera, quindi è molto recente, ma questo gioco esiste già per computer. Sto parlando della Teamfight Tactics di League of Legends. Allora, League of Legends è un videogioco gigantesco, super famoso, a cui io ho giocato per un sacco di anni consecutivamente. Adesso ci gioco un pochino più sporadicamente, però comunque un pochino ci gioco. All'interno di League of Legends è nato questo nuovo giochino che si chiama appunto Teamfight Tactics. Recentemente, vi parlo di appunto un giorno e mezzo fa, è uscita finalmente la versione per telefono, per mobile. Allora, questo gioco come tipo di gioco, quindi diciamo come premessa, è molto semplice, è un pochino più difficile poi effettivamente giocarci. Praticamente partendo da un eroe, ci sono diversi personaggi, diversi eroi, partendo da uno voi dovete costruire la vostra piccola squadra. Avete un negozio. Ogni turno vi vengono regalate delle monete, se vincete vi vengono date delle monete in più, se perdete delle monete in meno, vi vengono dati anche degli oggetti che potete utilizzare e vi scontrate appunto con gli altri. Prima di tutto non è necessaria una vera e propria abilità, perché non hai bisogno di fare le cose super velocemente, bisogna cliccare molto poco. Potremmo dire che è un po' un gestionale alla fine. Costruisci la tua squadra, potenzi i tuoi personaggi e man mano sfidi gli altri presenti nella partita. Nel momento in cui una persona perde vengono tolti i punti vita, quando arrivi a 0 viene eliminato. Tra l'altro la seconda partita che ho giocato, che è quella che ho registrato per mostrarvi il gameplay, è stata anche la mia prima vittoria da mobile. Assurdo. A me personalmente Teamfight piace perché appunto ci gioco già da PC. Sicuramente è più scomodo su telefono, anche questo come Pocket Camp purtroppo richiede moltissima memoria, però le partite durano mezz'ora. I personaggi che sono presenti in questo sono diversi da quelli presenti su computer, quindi li devo ancora imparare a conoscere, però secondo me è molto carino, ve lo consiglio. Il terzo gioco di cui vi parlo è un gioco che in realtà in Italia non è molto conosciuto, nonostante all'estero sia un po' conosciuto, tant'è vero che hanno addirittura un server di Discord dove hanno un sacco di admin e di moderatori che controllano la situazione e aiutano un po' la gente a giocare. Si chiama in inglese Girls X Battle 2. Allora, questo è un gioco un po' particolare, nel senso che è una sorta di gestionale clicker.
RPG, perché noi formiamo la nostra squadra, potenziamo le nostre donnine e poi le mettiamo a combattere nella modalità storia. Però ha la particolarità di avere un sacco di caratteristiche specifiche, le puoi mettere insieme per creare una squadra di un certo tipo, eccetera eccetera. E in più viene aggiornato costantemente, tant'è vero che appunto su Discord quasi ogni mese viene fatta una nuova classifica dei personaggi più forti di quel mese, dati i nuovi aggiornamenti. Quindi è un gioco che comunque è ancora vivo. Io ci gioco da un paio d'anni più o meno, anche se appunto all'inizio giocavo tantissimo, adesso gioco un pochino di meno, semplicemente perché ha quel grande difetto che questo tipo di giochi hanno tutti, che se tu non spendi soldi sali molto lentamente. Più si va avanti, più diventa lungo dover aspettare. Però in generale da aprire, penso magari tipo 11 minuti, aprire, farsi quelle 2 missioni, secondo me è carino. Poi passiamo al quarto gioco, che non è un vero e proprio gioco, è più una specie di applicazione utility, però che ho deciso di mettere qui perché io l'ho vissuto molto come un gioco. Si chiama Plant Nanny ed è questa applicazione che ti permette di decidere la grandezza dei bicchieri, quindi quanti millilitri di acqua sono, e quindi ti permette ogni volta che bevi un bicchiere d'acqua di aggiungerlo sull'applicazione. La particolarità è che questi bicchieri d'acqua che tu bevi, che quindi inserisci nel gioco, vengono utilizzati per annaffiare una piantina virtuale e praticamente si va avanti a innaffiare in base a quanto si è bevuto una determinata pianta. Se non si beve abbastanza, cosa molto interessante, la pianta si raggrinzisce completamente, il che ti fa quasi sentire in colpa e quindi ti viene voglia di bere quasi più per la pianta che per te. Io l'ho vissuto molto come un gioco che mi sembra il modo e la dimostrazione che quest'app può effettivamente essere utile. Questo perché molte persone, me compresa appunto, io l'ho scaricato per un bisogno, perché io faccio molta fatica in determinati periodi della mia vita a bere quanto effettivamente dovrei durante la giornata. Mi capitano alcune giornate in cui senza accorgermene non bevo tutto il giorno, oppure bevo giusto a pranzo e a cena. Quindi ti permette sicuramente di tenere d'occhio effettivamente quanto bevi, però in un modo molto giocoso, quasi non te ne rendi conto, non ti sembra più una cosa forzata, non ti senti forzato per quello. E più di una volta mi è capitato appunto di bere perché la piantina se no moriva, il che secondo me è un'ottima dimostrazione del fatto che quest'app possa essere almeno in parte valida. L'ultimo gioco è il mio gioco preferito al momento su telefono, è un gioco che pesa pochissimo ed è per me è diventato veramente una droga. È un gioco a cui gioco praticamente tutti i giorni, magari inizio, faccio una partita e poi finisco a farne 20 letteralmente, e si chiama Nonagram. È un gioco di logica, per certi aspetti io lo ritengo molto simile al Sudoku. Ci troviamo di fronte a una tabella dove c'è scritto in verticale e in orizzontale quanti quadrati e se attaccati oppure no devono essere colorati, e in base a guardando trasversalmente tutte tu dovresti riuscire a capire quali devono essere colorati e quali no, con la particolarità che quando finisci ti fa vedere il disegno che c'era nascosto dietro. Io mi ci diverto veramente tanto, anche perché aggiungono questi eventi dove praticamente tu hai di solito 2 o 3 blocchi, quadri, che sono composti da tanti esercizi, diciamo. Per ogni blocco magari ci sono, non lo so, nel primo ce ne sono 15. Dopo aver fatto quei 15 quiz si compone l'immagine finale e la ottieni come premio. Io per ora ho fatto soltanto 2 eventi, che sono San Patrizio e Festival Primaverile, ma come potete vedere li ho completati. E poi un'altra cosa carina è che ogni giorno c'è una sfida giornaliera e il disegnino, il quadretto ti esce e rimane in una sorta di calendario, e tu volendo puoi fare anche quelli vecchi. Io ho iniziato a giocare a febbraio, mi sono partita dall'ultimo mese disponibile che è aprile 2019, pian piano li sto facendo tutti. È impegnativo, super impegnativo all'inizio, ma alla fine diventa proprio è soltanto un gioco, diciamo, alla fine. È veramente bello. Questo video finisce qui, fatemi sapere se vi è piaciuto, fatemi sapere cosa magari vorreste vedere nei prossimi di questa rubrica. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto, mi ci sono comunque un po' impegnata anche facendovi vedere i gameplay, spero che si vedano bene. E niente, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere se una di questi giochi le avete, se vi piacciono, come vi sembrano così a vederli, se eventualmente li scaricherete. Su Animal Crossing aggiungetemi. Niente, se volete vedere altri video iscrivetevi, ricordatevi anche di attivare la campanella perché purtroppo sono un canale piccolo, quindi
le notifiche fanno fatica ad arrivare se non è attivata la campanella. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, dove vi dico sempre quando sta per uscire un video e dove appunto, se inizierò a vedere un pochino più di gente, inizierò magari a utilizzarlo di più. Quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video.